Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Michele ed oggi sono qui per provare in volo insieme a voi questo nuovo bicottero economico dal nome LYZ-RC. Costa all'incirca 150 euro con i miei link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video e sul mio canale Telegram ufficiale, e secondo me è apprezzabile lo sforzo di questa piccola azienda cinese che ha voluto proporre qualcosa di diverso dal solito. Volerà bene oppure no? Scopriamolo subito. I bracci sono pieghevoli e di base abbiamo questi due motori brushless. Poi nel braccio è presente un ulteriore motore, uno per ogni lato, che va a muovere il motore stabilizzando il drone in aria, un po' come fosse un'altalena. Proviamo ad armare i motori, guardate, davvero bello. È presente un modulo CAM 2.7K stabilizzato su due assi più stabilizzatore digitale ACE, è presente lo slot per micro SD, VPU e LED di illuminazione qui in basso. Diciamo che non gli manca nulla. C'è anche il GPS integrato per alcune funzionalità smart come il Follow Me e l'Active Track. Questo è il radiocomando abbastanza semplice, gli stick comunque hanno una buona resistenza, abbiamo il tasto per il ritorno a casa automatico, lo switch tra GPS e VPU mode e anche i tastini per scattare e registrare video, oltre alla ghiera per inclinare il gimbal. L'FPV è sul nostro smartphone tramite wifi, quindi non penso che il range di questo drone superi i 300-400 metri. Carino il piccolo display che ci indica l'altezza, la velocità del drone e la modalità attualmente attiva, oltre allo stato di carica delle batteria che dovrebbe garantire fino ai 30 minuti di autonomia in volo. Vabbè, detto questo, proviamo a decollare, macchina a debita distanza e speriamo di non colpirla. Prima però una breve panoramica dell'applicazione, che è discretamente ben fatta, non ci sono tante impostazioni ma quello che c'è è ben posizionato, diciamo così. Abbiamo comunque le Smart Fly qui sul cubo, abbiamo anche il Follow Me che proveremo tra un attimo, il decollo e atterraggio automatico, in alto abbiamo i numeri di satelliti agganciati, la qualità del segnale, stato della batteria, micro SD, io sto utilizzando una 120 GB della SanDisk che trovate qui sotto in descrizione video, comandi vocali abbastanza inutili, abbiamo questi filtri anch'essi totalmente inutili, possibilità di zoomare e delle impostazioni come il raggio del Circle Mode, le calibrazioni orizzontali della bussola che ho già effettuato, formata SD, upgrade, ho già effettuato un aggiornamento del sistema del drone, quindi niente male, oltre alla modalità di anteprima. Nessuna impostazione per quanto riguarda la qualità dei video e delle foto, purtroppo possiamo solo switchare tra foto, video e timelapse. Detto questo, proviamo ad armare i motori e vediamo come va in volo questo drone. Allora, come stabilità, considerando che è un esperimento economico con due soli motori, sono parzialmente sorpreso ragazzi, non è affatto male. Sì, certo, si muove un po', però avrei immaginato molto peggio. Rumorosità c'è, si fa sentire nonostante i due soli motori. Proviamo a alzarci e registrare un video. Ovviamente ditemi nei commenti cosa ve ne pare della qualità di registrazione di questo drone. Vi ricordo che monta un gimbal meccanico a due assi più stabilizzatore ACE. Proviamo a ruotare il drone, molto scorbutico come comandi. Ok, bisogna farci un po' la mano, è un po' diverso dal solito drone a cui siamo abituati, però non mi sembra poi così malvagio. Possiamo, tra le altre cose, anche inclinare il gimbal, guardate, verso l'alto di 90 gradi oppure totalmente in basso. Un po' di vibrazioni quando andiamo a inclinare il gimbal, però la qualità non mi sembra poi così malvagia. Proviamo a scattare qualche foto. Ok,
Il segnale è anch'esso molto buono, nonostante sfrutti una semplice wifi, sono attorno ai 40-50 metri di distanza, davvero nessun tipo di problema. E proviamo il ritorno a casa automatico. Vediamo la precisione con cui atterra. Sta atterrando piano piano, non è velocissimo, anzi tutt'altro. Incredibile che sia atterrato sui gommini senza sbilanciarsi, in quanto non c'è un carrello di atterraggio vero e proprio, però la precisione non è il suo forte, siamo attorno ai 3-4 metri di distanza dal landing pad. Già che ci sono, vi faccio vedere il modulo cam che può inclinarsi totalmente in alto, in quanto come vedete sopra è totalmente vuoto. Comunque primo volo mi ha sorpreso, molto divertente da pilotare, diverso dal solito drone a cui siamo abituati, niente male. Sono da solo, ragazzi, perdonatevi, non è facile pilotare con una mano sola, però il drone sì, si muove un po', però è molto divertente da utilizzare e da far volare. Guardate quanto è stabile, tra l'altro, considerando sempre che ha 2 soli motori. Allora, il follow me del drone si limita a seguire il radiocomando. Possiamo inclinare manualmente il gimbal. Se andiamo sotto, il drone andrà all'indietro, a sinistra. Andrà a sinistra. E a destra andrà a destra. Ok, abbastanza semplice. Bene amici, prime impressioni di volo su questo piccolo bicottero, non so nemmeno se sia il termine più adatto per descriverlo, è l'YZ3C, beh, più che buone. Vola bene, non è stabile come un quadricottero, ma considerate che si tratta pur sempre di un drone nuovo, diciamo un esperimento, ma vola bene, è divertente, bisogna farci un po' la mano, ma non è davvero niente male. È anche molto divertente da pilotare e dà una buona sensazione di sicurezza, grazie anche al GPS e alla V+. Le foto e video, giudicate voi, mi sembrano decenti, nulla di incredibile, però salva su microSD e questa è un'ottima cosa. Follow me, molto basilare, si limita a seguire il GPS dello smartphone, range buono, range legale, fine 2, 3, massimo 400 metri. Non mi ha convinto invece del tutto l'autonomia, dichiarati 30 minuti, sì, qui dietro abbiamo ancora 3 LED su 3, sono quelli blu, non so se si vedono, ma l'applicazione me ne segnava 2 su 4 o su 5 dopo circa 13-14 minuti di volo. Penso che dopo un po' di cicli si arrivi attorno ai 20 minuti di autonomia in volo, non i 30 dichiarati sicuramente. Oggi non c'è molto vento, però è giusto segnalare che l'autonomia non è il suo forte. Comunque, andando ad estrarla tramite questo tastino posto qui in basso, eccola qui, si rivela essere una 7.7 volt da 1800 mAh. Nella parte posteriore è touch e ci indica lo stato di carica residua. Tra l'altro, ragazzi, oggi c'è un via vai di macchine non indifferente, questo parcheggio è sempre vuoto, ma a quanto pare questo bicottero sembra aver attratto un po' di curiosi. Ok. Dimenticavo di dirvi che nella dotazione di base di questo drone troverete anche una bella borsa marchiata ovviamente LYZ3C con tanto di tracolla, una borsa in tela morbida, non rigida, ma è davvero comoda per trasportare gli accessori. Il drone, io ho preso quello con 2 batterie, abbiamo anche un copri gimbal simpatico anch'esso, molto originale, guardate com'è fatto, e il drone va alloggiato in questa parte in gomma piuma dal disegno un po' discutibile. Quindi ragazzi, vi consiglio pure no l'acquisto di questo piccolo bicottero dal nome LYZ3C. Beh, si tratta di un drone sicuramente originale,
molto particolare, direi quasi unico nel suo genere. L'unico altro drone bicottero che mi viene in mente è il V-Copter Falcon, ma costa oltre 1000 euro. Lui è un drone particolare, vola bene, è divertente, non aspettatevi miracoli per quanto riguarda l'autonomia o la qualità di foto e video, ma se volete divertirvi e lasciare un effetto wow a chi guarda il vostro drone, come è successo oggi nel mio caso, per 150 euro secondo me può essere un ottimo secondo o terzo drone. Davvero davvero molto molto bellino. Mi è piaciuto molto, penso che continuerò ad utilizzarlo, ma voglio sapere voi cosa ne pensate di questo YZLC. Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. Se volete altri video a lui dedicati, beh, fatemelo sapere con un bel commento, dite la vostra, e se volete acquistarlo qui sotto in descrizione video trovate il link e invece il coupon con la migliore offerta disponibile lo troverete nel mio canale Telegram ufficiale Tech by Steel, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme al mio gruppo Facebook ufficiale Droni e Tecnologia Italia. E direi che questo è tutto. C'è ancora chi continua a guardarmi un po' male, io vi saluto, vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!